Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally, Lancia Stratos HF numero 10, livrea all'Italia, vincitrice del Rally di Monte Carlo del 1976 con il pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga, uscita numero 57. L'editore è la Centauria e la scala del modello è in 1:8. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo e mentre faccio questo saluto tutti i miei iscritti e li ringrazio con tutto il mio cuore. Ringrazio anche le persone che mi visualizzano, grazie a tutti, e a loro dico sempre che ne abbiano piacere: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno che volesse farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Ho da dirvi due cose. Una è una piccola modifica della quale vi avevo già anticipato il mio desiderio di intervenire, anche se, come vi dicevo sempre nel video specifico, si può anche fare a meno perché non si vede nulla, lo sappiamo solo noi. Comunque è questo, vedete il battipiedi del pilota dove ci hanno fatto mettere quelle due viti bruttissime. Io sono andato ovviamente a smontarlo e poi soltanto sul bordo superiore dei due perni, perché è l'unico che tocca la retina, guardate. Sto cercando di mettere a fuoco l'immagine. Come potete vedere, non tocca da nessun'altra parte. Poi ho messo quindi il collante. Io sapete che uso l'epossidico bicomponente. Ho avvitato le due viti, le ho strette e poi dopo circa un quarto d'ora le ho rimosse e questo è il risultato. Bene, adesso monto nuovamente questo pezzo e ci vediamo dopo. Bene, andiamo avanti. Troviamo il pianale abitacolo, pedale acceleratore e pedana. Io sono andato già a incollarmi questo per evitare di fare video troppo lunghi. Vi conviene fare la stessa cosa anche voi perché altrimenti rischiate di perderlo. Questo è il pianale interno abitacolo, non è il sottoscocca. Sotto avremo un altro pezzo. Quello che apprezzo subito in questo pezzo è che, pur essendo in plastica, è molto spesso, veramente spesso, ed è resistente quindi, e questo mi fa molto piacere. Una serie di viti AP. Io sono andato già
ad avvitarmele qui per crearmi il filetto, anche se in questo caso la plastica è molto morbida e potete anche farne a meno. Decidete voi. Prendiamo questo e lo mettiamo così. Attenzione ad avvitare che non lo appoggiate sul piano, perché dietro, ah no, abbiamo questo che batte prima, non si corre il rischio di romperlo. Poi prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 57 e poi ci salutiamo. Guardate che bello. Qui ci fanno montare soltanto 2 viti AP. I fori però, come potete vedere, sono 4. Io li andrò a mettere poi alla fine, ma credo che qua forse potrebbe essere che non ce li fanno ancora mettere, non ce le fanno ancora mettere le viti, perché poi ci potrebbe essere un gancio che tiene i cavi elettrici. Vedremo. Comunque sapete che di AP ne abbiamo in più, quindi non è un problema. Adesso guardate che meraviglia. Questo modello è bellissimo e non so se ve l'ho già detto, ma quando ho fatto Iron Man ne ho fatti 3 perché ho un progetto in testa, e anche di queste ne sto facendo 3 più una per un mio iscritto, quindi 4. Guardate, questo poi andrà messo qui, bellissimo. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Ecco qua. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Sono davvero contentissimo di questo modello. Io cerco di farvi vedere tutti i particolari come sono stati appunto riprodotti, perché è meravigliosa quest'auto. Oltre ovviamente alla sua storicità nel mondo delle corse. Questo è parte dell'auto anche, che va messa qua dietro, va messo qua dietro, ed è il vano porta batterie, volante in metallo verniciato, telecomando, gruppo fari secondari con copertura. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma rendiamoci conto. È un modello bellissimo. Sono tanto contento, veramente, di averlo fatto e di averlo anche potuto fare, perché mi rendo anche conto che non sono priorità e tanti vorrebbero, ma purtroppo non possono, e di questo mi dispiace, ragazzi. Io, avendo il canale
sto cercando di arricchirlo con i modelli, ma avrei voluto fare anche altre auto e non è stato possibile. Bene, spero questa volta di avervi fatto vedere davvero tutto. Mi volto indietro e controllo. Ecco, vedete, mancava ancora questo, che è l'impianto poi che garantirà l'illuminazione e la riproduzione del suono del motore, accensione e accelerazione, e del clacson. Questa è la scheda elettronica e qui abbiamo tutto quello che poi servirà e che io vi ho già fatto vedere nei video precedenti. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, se non vi è piaciuto guardatelo meglio perché secondo me poi vi piacerà. Ciao ragazzi, grazie del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando non mancate. Ciao!